Buonasera G-Stipster, in questa mappa che sembra un po' delle arterie del corpo umano, questa qua è la mappa di base di Strava e più che altro la heatmap appunto di tutti i percorsi di questa applicazione che sta avendo parecchio successo. Perché vi faccio vedere questo? Allora, Strava, che adesso zoomiamo intanto un po', permette di visualizzare, ad esempio in una città come Milano, ma anche in altri luoghi, ho visto che funziona bene anche sulle montagne e tutti i vari percorsi, permette di visualizzare quali sono le strade e le vie più percorse da, in questo caso, mi sembra ciclisti e corridori. Per caricare questa mappa di strada adesso vi faccio vedere il plugin che ci permette di utilizzare. L'obiettivo di questo tutorial è proprio capire come funziona questo tile server, vedere che ci sono delle opzioni e utilizzare questo per metterlo sulla nostra mappa di base. Allora, per caricare questo tile server, se avete installato il plugin Quick Map Service, esattamente questo, Quick Map Service, in web, qua nel menu web Quick Map Service avete Strava, quindi bot entrambi, quindi sia percorsi di ciclisti sia percorsi di running, oppure eventualmente uno di questi due possiamo mettere run, visto che oggi sono in tema di DJ10 ci metto la run. Ok, quindi sono sparite un po' le informazioni, perché queste qua sono le informazioni solo dei runners. Questo è il Duomo di Milano e questo è il Parco Sempione. Ok, questo tile server ha una particolarità, che il bianco dove non vedete nulla è il trasparente, quindi possiamo caricare sotto una mappa di base per avere una restituzione grafica migliore. Adesso infatti aggiungiamo con Quick Map Service CartoDB, mettiamo Positron, che è una OpenStreetMap con colori chiari. Adesso vediamo comunque tutti gli edifici. Ok, vediamo questo tile server. Questo tile server abbiamo già visto anche un tutorial, che vengono caricati qua in Quick Map Service, li possiamo trovare qui nel vostro esplorare risorse, usando Ubuntu nella home e il vostro nome utente mettete .qgis, vi esce fuori QGIS 2. Qui c'è Quick Map Service e sotto a Contribute in gruppo c'è Strava con il gruppo, e invece qui in data source c'è Strava, ok, bot, cycling e run. Proviamo a mettere run 2, facciamo copia, modifica, incolla, mettiamo 2. Questo adesso andiamo a modificare Open con Atom. Ecco qua con Atom praticamente vediamo delle informazioni, queste qua possiamo lasciarle uguali. Il group va ad aggiungersi al gruppo Strava, qua ci mettiamo run 2, l'icona è sempre Strava, name, copyright, link, tutti questi vanno sempre bene. E qui questo URL praticamente è il servizio del tile server di Strava. Qua c'è la possibilità di mettere un altro numero. Proviamo a mettere 2. Facciamo salva, chiudiamo, andiamo in QGIS, forse lo dobbiamo fare ripartire, QGIS to Quick Map Service. Ok, allora facciamolo ripartire. Abbiamo il progetto, lo mettiamo temporaneamente qui,
chiudiamo e riapriamo QGIS. Riapriamo il progetto, l'ultimo progetto che avevamo. Ok, adesso vediamo se in Quick Map Service Strava c'è Strava Run 2. Adesso l'ha sovrascritto, quindi proviamo ad aggiungere Strava 2 a vedere se mi viene restituito quello che intendevo. Mettiamolo sopra. Ok, Strava Run 2 ha una colorazione diversa. Ho notato che questi Strava sono fino a 8, possiamo cambiare il colore, quindi ci si può divertire un po', però sistemiamo un attimo questo perché adesso io qui ne vedo solo 2, però ad esempio vorrei aggiungerne tutte 8 e poi vedere se c'è anche il 9, quindi Strava 2, qua voglio Strava 1, 2, 3 e 4. Andiamo qua, Strava Run 2, andiamo a visualizzare qual è l'opzione, diciamo, che mi dice ok, questo Strava è uguale a quell'altro Strava e mette questo errore qua. Probabilmente Strava Run, proviamo a mettere Strava Run 2 l'id. Adesso quando faccio il video ci sono sempre i messaggi che mi arrivano. Ok, qua ci mettiamo id Strava Run 2, salviamo il progetto, chiudiamo QGIS perché lui praticamente deve ricaricare il plugin, quindi magari c'è un altro modo più semplice, però andiamo a riaprire il nostro progetto. Ok, andiamo su web, Quick Map Service e vediamo se adesso ha aggiunto Strava Run 1 e Strava Run 2. Bene, adesso andiamo ad aggiungerni tutti gli 8. Quindi abbiamo detto, incominciamo a copiare tante volte questa cartella, CTRL C, CTRL V e ci mettiamo 3, CTRL V ci mettiamo 4, CTRL V ci mettiamo 5, CTRL V 6, CTRL V 7, CTRL V 8 e proviamo CTRL V 9. In ognuno di questi andiamo a modificare l'id e il tile server. Open with atom, questa magari è un'operazione, adesso la salto un attimo. Qua ci metto comunque 3 e qui il colore 3. La stessa cosa ovviamente può essere fatta con i percorsi dei ciclisti. Ok, come al solito riaccendiamo QGIS e andiamo a vedere se nel menu in Strava ci sono tutti quelli che abbiamo aggiunto. Eccoli qua. Proviamo subito il 9 perché mi interessava sapere se esiste anche un 9. No, il 9 non esiste. Web, Quick Map Service, mettiamo l'8. Questo l'8 sono sicuro che c'era. E poi così via, vi divertite un attimo a... quindi il 9 non c'è, il 7 c'è, è azzurro. Comunque li aggiungiamo tutti, 7, 6. Beh, anche no.